Per fare le arricciature non devi avere per forza il piedino arricciatore e oggi ti spiego come fare quando non ce l'hai e soprattutto come arricciare le ruche in maniera tale che tu possa averle di qualsiasi lunghezza e di qualsiasi ampiezza. E tireremo fuori anche la cucitura alla francese, della quale abbiamo parlato negli altri due video di questa playlist. Ti lascio i link in descrizione se non li avessi visti. Mi raccomando, valli a vedere perché ci sono un sacco di informazioni utili, di trucchetti professionali e poi ti parlerò anche di come rifinire la ruscia con il piedino orlatore piuttosto che con la tagliacuci, ma ti spiego tutto più avanti. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te, di Italian Way to Make Cosplay e sono anche coach Janome. Infatti per questa avventura ho chiesto di poter utilizzare la macchina che uso come coach Janome, cioè la Continental M7, che mi ha aiutato ad abbreviare parecchio il lavoro, ma te la faccio vedere e capirai presto perché sono così entusiasta di aver lavorato con lei. Detto questo, andiamo. Allora, la prima cosa che devi fare è prendere la tua tela completa con tanto di ruche e controllare se le tue ruche ti piacciono. Se ti piacciono, a posto, quella è l'altezza giusta, altrimenti devi vedere se farla più stretta, più ampia, se fare quella superiore più corta e quella sotto più larga. Devi vedere un pochino e capire come vanno fatte. In questa fase, quando fai la tela, puoi anche provare tutte le tecniche per realizzare la ruche e capire se questo è il metodo giusto. Allora, io ti dico, a me dalla tela è venuto fuori che mi servono delle ruche, e queste qui sono quelle che vedi finite, alte 10 cm, taglio 10 cm, poi con l'orlino e con la cucitura sono diventati meno, e di giro 3 volte 1,50 perché il mio tessuto era alto 1,50 e li ho tagliati in diritto. E questo è il consiglio che ti do, perché le ruche si possono fare in tanti modi diversi e a seconda di come vengono tagliate anche le pieghe che fanno sono diverse. Però se questa è la tua prima volta, parti con le ruche più semplici possibili e ti risolverai bene tranquillamente anche per i prossimi cosplay. Poi quando avrai capito bene come si fanno, possiamo passare per esempio a quelle che si tagliano a spirale, a quelle che sono asimmetriche. Potrai fare qualsiasi cosa. Parti dalla base, parti dalle cose semplici. Questo è un altro trucco fondamentale per il cucito. Detto questo, allora, altezza 10 cm, 3 strisce da 1,50 per una circonferenza, che non è una circonferenza, ma passami un attimo il termine. Ok, ne hai fatti 3, però vanno messi insieme, vanno fatte le giunte. Le giunte come si fanno? Con la cucitura alla francese. Però devi stare attento, mi raccomando, te lo ripeterò anche più avanti, quando vai a fare le giunte cerca di non bloccare i due fili che ti servono per arricciare il tessuto. Però facciamo le cose con ordine. Allora, per prima cosa facciamo l'orlino, perché se farai prima le giunture con la cucitura alla francese avrai qualche problema in più ad utilizzare il piedino orlatore. Non che non ti venga l'orlino, ma viene un po' meno preciso con questo tipo di tessuto. Comunque in ogni caso fai sempre prima una prova e vedi un attimo come funziona. Grazie alla Continental M7 che ho chiesto di poter utilizzare per questa serie di tutorial, impostare i punti sarà molto più semplice. La prima cosa che però ti dico, a prescindere da qualsiasi macchina tu stia utilizzando, che sia un'elettronica o che sia una meccanica, quello che devi assolutamente fare è cambiare solo quando hai l'ago alzato. Questo, mi raccomando, è una cosa molto importante. Quindi se puoi anche alzare il piedino, alzalo pure perché ti si potrebbe muovere il trasporto sotto e potrebbe danneggiarlo. Quindi ago sempre alzato e piedino possibilmente alzato. Adesso andiamo a guardare le impostazioni. La Continental M7 ci aiuta molto in questo perché ha le scorciatoie e adesso vado a cercare orlo arrotolato, punto diritto. Vado a selezionare le impostazioni mi vanno bene, non modifico niente e vado a cambiare il piedino. Questo cassetto è comodissimo e il piedino si cambia in questo modo. Semplicissimo. Nel caso tu non abbia una macchina che ti suggerisce già le impostazioni da mettere, quello che devi fare è mandare l'ago lì dove va ad arricciarsi il tessuto, non troppo verso il margine, non troppo
vicino all'arricciatura. Mi raccomando, devi prenderlo l'orlino. E il punto, ti consiglio di fare un punto intermedio, quindi non proprio cucitura, ma neanche un'impuntura lunga, un'impuntura più o meno intermedia. Detto questo, sistemiamo, ok, siamo pronti e adesso si può partire. Allora, l'orlino si fa in questo modo. Prima arrotoli 2 volte su se stessa la stoffa, verso il lato del rovescio ovviamente, e premi per schiacciare i primi 2 centimetri. Se serve, perché non ti rimane fermo e schiacciato, puoi dare anche un colpetto di ferro da stiro, giusto proprio per fermare quei primi 2 centimetri iniziali. Tenendo l'orlino in posizione, lo infili sotto il piedino e, tenendo sempre le codine come per qualsiasi altra cucitura, fai un paio di punti. Una volta che hai fatto questi, puoi aggiustare l'orlino, quindi la parte del tessuto che va dentro il piedino, e poi fai un paio di punti indietro. Questo ti permette di far sì che il tessuto si incastri meglio all'interno del piedino, però non andare tanto indietro perché ovviamente, cioè, i primi paio di punti hai fermato il tessuto, quindi non ci puoi fare più di tanto. Adesso sei pronto per partire. Quindi, per fare questa lavorazione devi rimanere sempre molto concentrato, soprattutto finché non trovi l'inclinazione giusta del tessuto. Cioè, praticamente devi capire come tenerlo per far sì che si arricci correttamente e che non ci vada né troppo poco tessuto all'interno, quindi che ti venga un bel ricciolino. E no, non ci sto mettendo il filo da pesca perché voglio ottenere un effetto molto arricciato, mentre il filo da pesca tende a rendere le curve più morbide e sinuose, quindi andrebbe a crearmi l'effetto contrario rispetto a quello che voglio. In più, se invece tu volessi mettere il filo da pesca all'interno, mi raccomando, fai un test con la stiratura perché non vorrei che ti si sciogliesse. Potrei anche farlo con la taglia cuci questo orlino, ma sinceramente su un vestito in organza rifinito tutto alla francese lo tollererei soltanto all'orlo ai piedi. Immagina un abito dall'aspetto di alta moda e poi vai a vedere le ruche e vedi un sacco di filo per cucire, insomma non mi piace, quindi l'orlino fatto con la taglia cuci lo passiamo ad un'altra volta. Quando hai fatto l'orlino e lo hai controllato e ripulito da eventuali fili vaganti, vai a stirare la cucitura così che i fili si rilassino e si appiattiscano leggermente. Adesso passiamo all'arricciatura. Se non hai una macchina per cucire con un settaggio preimpostato per l'arricciatura, quello che devi fare è molto semplice. Allunga il punto fino a 3, massimo 4 mm, non ti consiglio di più, ma dipende dai casi, e poi azzera quasi la tensione. L'arricciatura infatti funziona se il filo superiore e il filo inferiore non si agganciano per bene. Se non avrai la tensione del filo sul lago, infatti ti farà delle campanelle sotto e quando andrai a tirare il filo della bobina ti scivolerà molto facilmente tra un punto e l'altro. Ma mi raccomando, ricordati di fermare bene la partenza con 3 punti avanti e indietro e di lasciare libera invece la fine con almeno 2 o 3 cm di filo di avanzo che ti serviranno poi per tirare. Quindi fai 2 cuciture parallele con queste caratteristiche a 4-5 mm di distanza. Se ti finisce il filo mentre stai facendo queste cuciture, mi dispiace ma non c'è alternativa che scucire e ripartire da capo. Però ricordati il trucco, se vai dove hai fermato il filo con l'avanti e indietro all'inizio della tua cucitura, tagli il filo della bobina e lo sfili, vedrai che ti si smonta in un batter d'occhio. Da un lato abbiamo fermato il filo, mentre dall'altro abbiamo lasciato il filo aperto. Adesso cosa si fa? Se sei andato oltre quella che sarà la tua cucitura, prendi e fai giusto gli ultimi punti e dividi. Guarda da che lato il filo è più teso e da quale lo è meno. Vediamo se te lo riesco a far vedere. Vedi, qui ci sono delle campanelle che escono fuori del filo superiore, che era quello senza tensione, mentre sotto il filo, cioè sopra, il filo è liscio. Eccole qua. Mentre di qua è liscio. E ora cosa si fa? Si prende e si tira.
Una volta che hai tirato un po', tieni i fili fermi e scorri. Se funziona, puoi anche tirare da qui, però non sempre funziona, soprattutto se non ti sei ricordato di mettere la tensione del filo superiore apposta per l'arricciatura. E deve arrivare fino in fondo. E si ricomincia. Mi raccomando, stai sempre attento a non strappare il filo. Fatto questo, vai a prendere la misura che ti serve. Non calcolare i margini che eventualmente devi togliere. Cerca di tenerla più piatta possibile, però non tirare. E questa è la misura. Io ho 38 cm, non mi basta, devo tirare un altro pochino. Perfetto. Una volta che sei sicuro, prendi e fai un nodo. Una volta che l'arricciatura è della dimensione giusta, quindi c'ha quel massimo 2 cm di gioco con cui ti puoi regolare, prendi e la fermi facendo un punto diritto di media lunghezza nel centro. Ricordati di accompagnare bene tutto il tessuto e di modellare le pieghe in maniera che siano belline e uniformi per ottenere un'arricciatura perfetta. Una volta che hai fatto anche questo, puoi passare a una fase molto importante e molto delicata. Quello che devi fare adesso infatti è schiacciare questo punto della stiratura in maniera tale che sia più semplice per i passaggi successivi, ma non devi schiacciare il resto della ruche. Fatto questo, la tua arricciatura è pronta per essere inserita dentro una cucitura alla francese, ma non per essere applicata. Per applicarla ti consiglio di fare un passaggio in più, ovvero di passare il sopraggitto. Io ho utilizzato l'apposito piedino invece che farla con la tagliacuci, soprattutto se per la tagliacuci non hai dei fili molto fini, perché se ce li hai molto fini ancora tanto, però la tagliacuci utilizza 3-4 fili, mentre al piedino per il sopraggitto bastano 2 fili, quindi ti diventa molto meno pesante e molto meno grossa e ci lavori molto meglio e non ti sfilaccia più, che questa è un'altra cosa che almeno una volta pulito la applichi, fatto. Adesso sei pronto per applicare la rouge sul segno che hai preso prima. Lo abbiamo visto nello scorso tutorial che se non hai visto ti lascio il link in descrizione. Applica la rouge sul segno in modo che abbia questo aspetto. Quindi la cuci da sotto e poi la sistemiamo grazie alla stiratura. Per questa fase mi raccomando fai una prova. Se finora non li hai fatti perché sei andato molto sul sicuro, perché insomma hai una certa abilità per cucire, questo però è veramente il momento in cui conviene fare una prova. Devi prendere un pezzo di tessuto, un campione di ruche e un altro pezzo di tessuto e cucire tutto insieme con la cucitura alla francese. Questo perché devi avere molto ben presente come lavorare con un tessuto del genere in una situazione non proprio del tutto semplice e soprattutto devi stare attento quando cuci le curve, che sono curve e spesso in tralice, a non far cedere il tessuto, quindi che rischierebbe di ingrandirsi quindi e di deformarsi. Questo è veramente molto importante. Quando hai fatto anche questo, ti faccio vedere come stirare.
Adesso si va a stirare. Allora, ho fatto o non ho fatto bene a consigliarti di tenere i fianchi aperti per cucire tutto quanto? Mi raccomando, questo è un consiglio che devi scriverti sul muro, magari sul muro no, scrivitelo da tutte le parti, cuci in maniera intelligente, progetta le tue cuciture, così saprai sempre a che punto sei, come fare e come intervenire su eventuali problemi e soprattutto il cucito non sarà più uno stress. E mi raccomando, metti mi piace, condividi e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e soprattutto segui questa playlist per scoprire tante altre tecniche professionali e tecniche per il cosplay, che ce n'è una nel prossimo episodio veramente particolare, che ti aiuteranno a realizzare costumi spettacolari. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e coach già nome. E per questo episodio è tutto, mi raccomando, ci vediamo nel prossimo, seguimi su YouTube, Instagram e Facebook perché anche sulle altre piattaforme pubblico informazioni e cose particolari. Ci vediamo presto. Ciao!